Ciao a tutti, amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi andiamo a vedere l'andamento energetico generale per l'autunno. Vi ricordo che le letture sono generiche, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se volete completare il vostro messaggio potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video, così come trovate anche la mia email che vedete anche scritta qui e che trovate anche nelle info del canale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche generali per l'autunno 2023. Allora ragazzi, partiamo con il Papa. Partiamo con il Papa al contrario. Abbiamo un 6 di spade, un 10 di coppe, 10 di spade, 7 di pentacoli, temperanza, re di pentacoli, abbiamo un re di coppe e un fante di coppe. Ragazzi, devo dire che lo vedo un periodo un pochettino impegnativo, amici del Capricorno. Per qualcuno se ne andrà un legame, può essere un legame di tipo contrattuale. Il Papa al contrario parla sempre di contratti che in qualche modo si sciolgono, anche contratti matrimoniali. Devo dire che è come se ci fosse un allontanamento, magari anche fisico per qualcuno. È come se foste working in progress, state elaborando una sorta di trasformazione. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal Papa al contrario. Abbiamo un 7 di pentacoli e la regina di spade. La regina di spade fa riferimento a una di quelle energie che tagliano quello che non serve per arrivare al proprio obiettivo. Qualsiasi sia il tipo di contratto, è come se ci fosse solo la necessità di tagliare qualche cosa. Andiamo avanti, poi eventualmente vediamo se mi danno informazioni in più dopo. Andiamo a vedere il 6 di spade. Abbiamo la morte e asso di spade. Ragazzi, sì, qualcuno qui dirà la propria verità, darà un taglio a qualche tipo di relazione o di situazione. Allora, vi dirò che per molte persone ha a che vedere con la famiglia, può essere sia la famiglia che avete creato che la famiglia di origine. Andiamo a vedere il 10 di coppe. Cavaliere di spade. E 2 di pentacoli. Dunque, è come se vi rimanesse una sorta di senso di insoddisfazione nonostante il passo che farete. Però io credo che, essendoci una morte, un asso di spade, qui c'è la necessità, diciamo, di darsi un periodo per metabolizzare il cambio. Andiamo a vedere questo 10 di spade perché qui c'è la necessità di lasciarsi indietro un certo tipo di sofferenza, un certo tipo di delusione.
di frustrazione. Eremita. E mondo al contrario. È come se doveste isolarvi per riuscire a trovare il completamento. Io il 10 di coppe lo sento un po' l'arcano minore del mondo, perché è una carta che parla di senso di completamento a livello emotivo e raggiungimento della serenità. È la quiete dopo la tempesta, ma è come se per voi ancora la quiete non dovesse arrivare in questo autunno, ma solamente perché siete voi che avete bisogno di fare un lavoro di introspezione e di taglio letteralmente. Qui abbiamo un 7 di pentacoli, lo vedevamo anche qui, probabilmente state un po' aspettando di vedere come si muovono le cose, come si sviluppano gli eventi, però questo diciamo che è come sono due carte in realtà in contrasto, perché questa è una carta molto statica di fermo, mentre questa è una carta di azione, è una carta di perlomeno vi fa pensare a come muovervi da questa situazione. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli. Appeso, infatti siete in una fase di restyling, mi verrebbe da dire. Poi abbiamo sole, 2 di coppe, 8 di pentacoli, 3 di pentacoli e 3 di bastoni. Può anche essere che stiate aspettando che le cose a livello lavorativo prendano un certo tipo di concretezza, perché qui ho come la sensazione che ci sia qualche collaborazione che potrebbe aumentare, potrebbe, no, aumentare non è la parola giusta, potrebbe iniziare, come se ci fosse un percorso a livello anche lavorativo che potrebbe iniziare e voi siete un po' qui che state aspettando se fare questo passo o no, per vedere se dall'altro lato c'è qualche cosa di più concreto. Andiamo a vedere la temperanza. Abbiamo la luna e la regina di bastoni al contrario. Dunque, la temperanza è un'altra carta che parla di pazienza, esattamente come il 7 di pentacoli, però è anche una carta che parla di guarigione. Io qui ho un po' come la sensazione che andrete in questo autunno a guarire tutte quelle che sono le vostre paure, il senso di impotenza, il senso di anche un po' leggerezza se vogliamo, perché la regina di bastoni quando è al contrario parla anche un po' di essere frivoli. Ok? È come se diventaste più pacati, più posati, più concreti da un punto di vista dell'obiettivo che volete ottenere. C'è la necessità comunque qui di staccarsi da qualcuno o da qualcosa. Andiamo a vedere questo re di pentacoli. Abbiamo un 5 di spade e un asso di denari al contrario. Dunque, io credo che qui semplicemente dobbiate mettere in ordine le vostre idee, ma in effetti dov'è che era? Qui avevate l'appeso. Ci state pensando, siete, come vi dicevo già all'inizio della lettura, è come se state pensando a quali potrebbero essere i risvolti, come potete muovervi nel caso che le cose vadano nel modo A piuttosto che nel modo B. Non avete ancora bene idea di dove andare, però state, diciamo, elaborando un certo tipo di programma, di progetto, di piano per muovervi da dove siete e principalmente questo avverrà prima pulendo quello che non vi serve più, che può essere una relazione, ma soprattutto con Sei di Spade si parla di credenze limitanti, quindi quello che vi limita come persone, quello che vi fa credere di non essere in grado, insomma. È interessante perché abbiamo due re. Andiamo a vedere questo re di coppe.
abbiamo un 5 di pentacoli e un 8 di spade. Guardate ragazzi, io ho la sensazione che non vadano che le cose non vadano come voi ve le aspettate, come voi avete preventivato. Però in realtà è solo un vostro modo di vedere la realtà, perché l'otto di spade è la carta dell'autosabotaggio. Il 5 di pentacoli è una carta di chi ha un po', diciamo, questo senso da vittima, no? L'otto di spade fa anche riferimento al senso di colpa. Io credo che è come se foste troppo emotivi, perché le cose in realtà non vanno poi così male, nel senso c'è una sorta di separazione, c'è la preparazione alla rinascita, ok? C'è il mondo qui. È vero, è necessario fare un lavoro di introspezione, per capire che tipo di obiettivi volete voi. C'è da capire se a livello lavorativo le cose si muovono in modo da, da potersi permettere questo cambio, perché sento che è un cambio a livello familiare. Però è anche vero che se le cose hanno questo momento di stasi, perché qui avete anche l'appeso, è anche vero che avete bisogno prima di tutto di perdonare voi stessi per come sono andate le cose, per il tipo di consapevolezza che avevate nel momento in cui avete fatto una scelta, ipotesi. Però qui sono anche le proiezioni, le paure, le cose che non si vedono, le cose nascoste, come portare a galla quelle che sono le vostre paure, ok? Le vostre insicurezze, la vostra emotività. Andiamo a vedere questo fante di coppe. Re di spade, e qui avevamo la regina di spade. E due di bastoni. Ragazzi, qui il consiglio è di non farvi prendere troppo dall'emotività, soprattutto perché avete questo re di coppe che è girato al contrario, quindi c'è un'iper emotività in questo periodo. Non vi fate, quando sentite che siete in questa modalità mentale, un po' da vittima, un po' tristi, un po' di delusione, un po' di lamentela, cercate di cambiare la vibrazione, magari mettendo della musica allegra, facendovi una ballata, togliendovi un piccolo sfizio. Cercate di aumentare le vibrazioni perché l'otto di spade è l'autosabotaggio. Siamo noi che con i nostri pensieri abbassiamo le vibrazioni, semplicemente, e questo è dovuto al fatto che probabilmente sarete in una fase parecchio emotiva e, e vi danno come un avvertimento di non essere troppo ingenui in riferimento a una situazione o ad una relazione. Va bene, andiamo a vedere ancora un consiglio da parte di questi oracoli, vediamo che cosa hanno da dirvi ancora. Carta numero 8. Maestri. Qui vi dicono di imparare fondamentalmente, di iniziare a cambiare lo schema di comportamento. Il mondo è qualcosa che non si conclude, però qui abbiamo un 10 di spade, un 10 di coppe, qui abbiamo un asso di denari, è come se è la morte e l'asso di spade, è come se fosse ora di rompere con i vecchi schemi di comportamento e iniziare dei nuovi schemi, iniziare delle nuove abitudini, iniziare dei nuovi modi di pensare. Qui avete un 6 di spade, eh? Si tratta di fare un lavoro su quelle che sono le credenze limitanti, ma sento che molti sono già sulla buona strada. Bene, amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie del prossimo futuro. Se avete piacere potete sostenere il canale con un like, un commento, un'iscrizione, eventualmente potete condividere il video se vi fa piacere. Nel caso poi in cui vogliate iniziare un percorso di crescita con me, potete o scrivermi un'email a questo indirizzo
oppure potete abbonarvi al canale, dove nella sezione degli abbonamenti tratto temi, diciamo, un po' più specifici per quello che riguarda la metafisica e come lavorare sì, sulle proprie vibrazioni, come lavorare con l'energia, diciamo. Bene, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!